Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di... Arriverà la pensione. No, non arriva la pensione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco e oggi parliamo di profumi da regalare a Natale. È vero, è quasi Natale. Non so quando guarderete questo video, forse sarà già proprio quasi Natale, però cerco di metterlo il prima possibile. E in questo video vi voglio far vedere 5 profumi commerciali, slash designer, slash che trovi anche da Sephora, e 5 profumi invece di nicchia. Quindi dipende dal budget, dipende dalla persona se è appassionata di profumi, e quindi se è uno che indossa di solito Creed Aventus e vai a regalargli un Tesoro d'Oriente ti dice no, tu non puoi regalarmi questa cosa, quindi no, in realtà puoi regalargli quello che ti pare. Però se magari anche te sei un po' più interessato ai profumi, magari perché no, non fare qualcosa di fico, anche perché vi dirò poi anche i prezzi di tutti questi profumi, o comunque li trovate in descrizione. Finalmente ho iniziato una mezza collaborazione con un sito che vende profumi, quindi finalmente posso linkarvi in descrizione, quando parlo di profumi, anche i brand di nicchia, o almeno la maggior parte. Quindi se volete comprarli, so per certo che è un sito affidabile. Vi danno anche all'interno dei campioncini da 5 ml, 4/5 campioncini, quindi tanta roba quando comprate un profumo. Partiamo subito! Ragazzi, prima di farvi vedere, volevo anche ringraziare lo sponsor di questo video. Se vi interessano i profumi, se vi interessano le candele, tutto ciò che praticamente è profumato, un brand italiano che mi sta colpendo molto in questo periodo è Emanuela Biffoli. Sono uscite le loro candele, io ve ne ho già parlato sui miei altri social. Le candele sono una delle mie passioni, è qualcosa che mi piace proprio accendere, per accendere un'atmosfera particolare nella stanza per una situazione in cui voglio lavorare, magari qualcosa di fresco tipo acque, oppure magari una situazione un po' alla sera in cui voglio rilassarmi, come Dioniso. Questo qua invece è più calda, più sensuale, più dolce. Acque invece è un po' più fresco, quasi marino, quindi dare nell'aria un odore particolare che però non nausei, ma che duri per la giornata. E in più avere il fuoco è qualcosa che mi piace sempre, avere qualcosa di vivo, qualcosa di attivo, anche a livello spirituale. Accendere una lampada, accendere un fuoco vicino a sé aiuta molto, e quindi diciamo che è qualcosa che mi piace. Io ho anche dei video sulle mie candele preferite, ho già fatto dei video sulle candele, loro hanno fatto uscire queste, le sto testando ma mi piacciono molto, oltre alle loro acque profumate di cui ovviamente vi ho già parlato, che sono dei profumi ma che diciamo sono un po' più easy, un po' più di facile spruzzo, perché te lo spruzzi, sono acque profumate, lo metti dopo la doccia, dopo la palestra, e comunque hanno un buon effetto e ottimo anche il prezzo. Hanno fatto uscire anche le fragranze ambiente insieme alle candele delle stessi identici profumazioni, quindi se volete dargli un'occhiata il link ve lo lascio in descrizione. Ragazzi, per chi non mi conosce, il mio nome è Marco Delia, sono ex Mr. World Italia, quindi facevo competizioni nel mondo della moda quando lavoravo come modello full time. Adesso invece quello che faccio è concentrarmi su me stesso, arrivare alla versione migliore di me stesso. Prima era un po' soprattutto a livello esteriore, adesso è anche a livello interiore, e documentare il mio percorso sui social, che magari può essere anche utile a qualcuno. Quindi se volete supportarmi, il mio Instagram, il mio TikTok, o comunque il mio canale, trovate in descrizione il modo per iscrivervi, o comunque trovate il link in descrizione, oppure iscrivetevi al canale o lasciatemi un mi piace o qualcosa, cavoli, qualcosa. Va bene, vi do 3 secondi per iscrivervi. Siete iscritti? Non ancora? Ok, iniziamo. Grazie. Numero 5, in realtà non è una classifica, ma sono 5 idee. Poi ovviamente guardate quello che gli piace a lui, o cose che avevano già. Un profumo su cui andate sempre sul sicuro, lo trovate in 100 miliardi di salse, soprattutto in questo periodo, tipo con 50 gift box diversi, è Acqua di Gio. Un profumo da papà. Se voi avete una persona molto maschile che volete che sappia di pulito, un profumo che costa poco, sui 60 euro mi sembra, e va bene per qualsiasi situazione dell'anno, soprattutto per il giorno, per l'ufficio, per il lavoro, un profumo che sa quasi di shower gel, iconico, da papà. Questo è, secondo me, la versione eau de toilette, può anche essere indossata anche da un giovane. La versione profumo o profondo vanno benissimo, hanno anche leggermente più performance. Numero 2 è Versace Dylan Blue. Versace Dylan Blue, questo è uno dei profumi più versatili, sono i più versatili di tutta la lista, o di tutti i profumi in generale.
Oh, questo è buonissimo, è più acquatico, leggermente salino, un po' più sul dolce, più scuro, ma allo stesso tempo è molto fresco, è difficile da descrivere, però ha una bolla blu che ti crea attorno che si fa notare tantissimo. È un profumo che a me piace molto, soprattutto per le performance, quindi lo consiglio sempre perché piace a tutti, è uno di quei profumi che sono facili da regalare perché sai che a quella persona piacerà al 99%, quindi non sbagliate di sicuro con un profumo del genere, non va neanche a costarvi troppo. Numero 3 è The Prada L'Uomo Prada L'Homme. Questo anche, ragazzi, è un profumo... Devo iniziare a indossarli un po' più spesso questi qua, perché ultimamente mi inviano tanti profumi ovviamente di nicchia e quindi vado un po' a testare quelli, però cavoli, questi commerciali, che non vuol dire che siano peggio di nicchia, sono due cose diverse, sono due target diversi. E questo qua, ad esempio, Prada è uno dei miei preferiti, è iper misterioso, sexy, professionale, sa di uomo in camicia, un po' misterioso e mi piace tantissimo, sa di pulito. È un profumo perfetto da regalare a qualcuno che è in carriera, quindi qualcuno che si veste quasi sempre elegante o comunque professionale. Poi comunque con questi, ragazzi, fate sempre bella figura perché uno legge Prada e non è niente male. Costa leggermente un po' di più degli altri due. Quello che costa un po' di più è Spice Bomb Viktor & Rolf Extreme, la versione Extreme, potete anche regalare la versione di toilette, ma la versione Extreme è meglio. E questo, ragazzi, è uno dei profumi miei più complimentati in assoluto, è uno dei miei profumi preferiti in assoluto, è uno di quelli che consiglio sempre ed è il profumo secondo me migliore per l'inverno. Quindi è una bomba di spezie, ma non preoccupatevi se non vi piacciono gli speziati, perché non sa esattamente di una spezia. Come la maggior parte dei profumi designer tradizionali sono talmente complessi, hanno talmente tante note, che non c'è un qualcosa che spicca. Idem in questo, alla fine il risultato è veramente una situazione piacevole, cremosa, avvolgente, però forte, strong, siccome sia maschile che femminile, leggermente più maschile, ed è molto sexy. Quindi secondo me per il Natale questo è perfetto perché è proprio un profumo da indossare in questo momento. Il quinto in realtà non ce l'ho fisicamente, è un profumo che mi manca, mi dispiace un sacco perché prima o poi me lo comprerò, ed è Bleu de Chanel. Bleu de Chanel, ragazzi, non sbagliate mai, non sbagliate mai. Con Bleu de Chanel è un profumo che va indossato da chiunque, mi piace tantissimo, piace a tutti, fresco, blu, misterioso, giovanile ma anche formale, ma allo stesso tempo può essere anche maturo. E secondo me, se dovete scegliere due profumi da bere, ne parlo sempre anche nei miei video, Spice Bomb per stagioni fredde e per la sera, Bleu de Chanel per stagioni calde e per il giorno, e avete gli unici due profumi che vi servono. Poi tutto il resto è extra, tutto il resto, se vi serve un profumo per, non so, situazioni speciali o perché siete appassionati o altro, ok, ma questi sono più che sufficienti. Anche in realtà un Terre d'Hermès, se è un tipo di persona così. Ora passiamo invece ai profumi di nicchia. Iniziando con la nicchia, il numero uno che secondo me non andate cioè più che altro la nicchia, ho messo profumi che sono buoni, valgono, non costano troppissimo e allo stesso tempo sono profumi che siete sicuri che possano piacere. Perché sulla nicchia a volte è un po' più difficile, diciamo che bisogna sapere quello che alla persona piace. Però tendenzialmente questi brand o questi profumi sono profumi che piacciono un po' alla maggior parte delle persone. Uno è Kajal, e questo video non è sponsorizzato. In realtà potete andare sulla Mar, Kajal, ci sono vari profumi di Kajal che vanno bene per... cioè sono tutti piaccioni, molto piaccioni. La Mar è quello più venduto, quindi secondo me con la Mar andate un po' più sicuro. A me piace di più Almaz, ma è una cosa mia personale. Sono molto... Almaz è dolce, è fruttato, è fiorito, è un profumo molto molto dolce, ricorda quasi quando uscite dalla doccia, no, che avete messo questo bagno scuma fruttato, quasi tropicale, però un po' più elegante. Alla Mar stessa cosa, ma aggiungeteci più freschezza, più rosa, più fiori, leggermente meno dolcezza, un po' più freschezza, forse questo è anche un po' più maschile, però entrambi vanno bene. Un altro profumo invece, o comunque brand, me ne metto sempre 2 o 3 perché nella nicchia è un po' più difficile, è Jeroboam. Jeroboam, ragazzi, non solo per il prezzo perché non è niente male, ma il formato così a me piace tantissimo, piccolo, e secondo me è un brand che va tra virgolette sul sicuro, nel senso che spinge tanto sul carattere. Sono extrait de parfum, quindi bam, ce li senti tantissimo, però allo stesso tempo sono qualcosa che piace a tutti. E
Ve ne metto due, ma in realtà ce n'è anche un terzo che mi piace. Uno è Gozzo, che è il più venduto, su questo andate un po' più sul sicuro, secondo me. Piace a tutti e lascia una scia incredibile, molto elegante, raffinato. Vespero invece è molto maschile, il dandy urbano, quindi è proprio, immaginate un Creed Aventus ancora più strong. Quindi se gli piace Creed Aventus o quel genere, quello. Un altro è Floro, che invece va nella direzione dei casual, e a me piace tantissimo anche quello. Un altro brand che sicuramente è molto valido per Natale è Montale. Perché? Perché è un entry level, è un brand entry level nel mondo della nicchia, e quindi secondo me è ottimo per chi vuole qualcosa di unico, di diverso, che sia forte, che sappia di nicchia, ma che allo stesso tempo non vai a spendere oltre i 150 euro. Di solito costano dai 100 ai 150. E sono molto validi, sono tutti italiani ed è pazzesco, hanno tantissima scelta. Io ad esempio vi consiglio Intense Café, è uno dei più venduti, con caffè rosa, questo accordo molto femminile, però buono. O Arabian Stone, che è il mio preferito, questo è super zuccherino, dolce, ma non nauseante, è un orientale, naturale, bello bello potente. Un altro invece, che è quello più economico tra tutti, è Giardini Toscana. È un brand che secondo me è molto valido per i regali di Natale, perché va a costare poco, a dire la verità. E questo è un profumo da coccole. Bianco Latte ha fatto uno scoppio grazie anche ai creator come Alex, mio amico e collega, e questo l'ho fatto scoppiare, e in effetti è un profumo molto molto buono, soprattutto per l'inverno, per questa fase dell'anno. Ed è lattoso, cremoso, vaniglioso, dolcioso, buono. È un profumo che piace a tutti, è un profumo a cui non si riesce a dire di no, anche se uno è un personaggio che va sull'Harley, ha la barba fin qua, il tatuaggio con scritto odio gli unicorni, in realtà se gli metti questo comunque gli sta bene, e probabilmente può anche piacergli, perché tutti hanno questa cosa dentro di sé, questa dolcezza in ogni caso, che in alcune situazioni è molto sexy e può anche funzionare bene. L'ultimo brand, e poi una menzione onoraria, è Liquid Imaginaire. Liquid Imaginaire perché fate una bellissima figura, sapete, cioè dimostrate di saperne sul mondo dei profumi, sono super evocativi, ce ne sono anche qua tanti. Io vi consiglio Désert Suave. Désert Suave è il mio preferito, è il mio profumo più complimentato in assoluto, è una bomba, dura tantissimo, sa di deserto, sa di datteri, sa di dolce, sa di orientale, sa di naturale, sa di un unguento naturale che ti metti in un massaggio in un posto lussuoso, in un'oasi in vacanza nel deserto. Scusate, ma ce ne sono tantissimi. Esempio Fortis o Blanche Bête sono tra i due più venduti, quindi anche su quelli andate sul sicuro. Sono molto forti, molto evocativi e molto molto belli. Menzione onoraria, non è per sponsor, non è per niente, non è veramente detta tra di noi. Sei italiano a quella persona, probabilmente se gli regalate un profumo gli piacciono i profumi, probabilmente se gli piacciono i profumi è perché comunque segue qualche creator, e al momento il creator italiano che ha fatto, cioè più grosso, che ha fatto i suoi profumi è Alex, quindi secondo me se avete sui 100 euro di budget non è male regalargli anche uno dei profumi di Alex. Citro Dora se gli piacciono i profumi più freschi, più luminosi, Gin Musk se gli piacciono i profumi più maschili, più eleganti, più strong. Vedetela voi. Ed ecco qua ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, cosa avete comprato, o se avete un vostro profumo preferito, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!